Sondaggio sull'italiano. La lingua italiana è 1. Molto facile. 2. È facile e molto bella. 3. Non è molto facile, non è troppo difficile. 4. Ci sono molte regole, è difficile. 5. Troppe eccezioni, è molto difficile. E tu cosa ne pensi? L'italiano è molto facile o troppo difficile? Nel video di oggi chiariamo come usare bene la parola molto. Iniziamo! Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Giulio e insegno l'italiano. In questa nuova tipologia di video, Italian in 5 Minutes, andiamo a risolvere alcuni piccoli o grandi dubbi sulla lingua italiana in massimo 5 minuti. Oggi parliamo degli aggettivi e degli avverbi quantitativi, cioè quelle parole che esprimono una quantità generica. Parliamo di poco, molto, tanto, troppo. Sono i più comuni, ma ce ne sono anche altri. A volte sento dire dai miei studenti: questa lezione è molto bella. Gli esercizi sono troppi difficili. Perché queste frasi sono scorrette? Perché molto e troppo in questi casi hanno la funzione di avverbi. E gli avverbi danno un'informazione in più su un verbo, su un altro avverbio oppure su un aggettivo, come nel nostro caso, negli esempi. Gli avverbi non cambiano mai, quindi sono sempre molto o troppo, un'unica forma. Quindi dico: questa lezione è molto bella. Gli esercizi sono troppo difficili. Quando usiamo invece le forme molta, molti e molte? Quando molto ha la funzione di aggettivo. Aggettivo indefinito. Ho molta fame, oppure tanta fame. Mario ha molti amici, o tanti amici. Ci sono molte persone al concerto. Vedi, in questi esempi molto è seguito da un sostantivo. Quindi dobbiamo declinarlo, cambiare la sua forma in base al genere o numero del nome che c'è dopo. Quindi dobbiamo capire se è maschile, femminile, singolare o plurale. In questo caso fame è femminile singolare, quindi uso molta. Amici è maschile plurale, quindi uso molti. E persone è femminile plurale, quindi uso molte. Quindi facciamo ancora qualche esempio riassuntivo. Piazza Santo Stefano è molto bella. Cammino molto velocemente. Riccardo beve molto. Attenzione alla posizione dell'avverbio molto, specialmente nell'ultimo caso. Infatti nella frase numero 3 uso molto dopo il verbo, perché molto è un avverbio e si usa sempre dopo i verbi. Molto come aggettivo indefinito, quindi va con i nomi. Ho molto sonno stasera. Per lavoro viaggio in molti paesi. Mangio sempre molta verdura. Oggi ho molte lezioni a scuola. La stessa logica vale per gli altri aggettivi indefiniti, quindi poco, tanto, troppo. Bene, spero che questa breve lezione sia stata chiara. Trovi molti esercizi qui sotto nella descrizione nel mio sito e se hai qualche incertezza, mi raccomando, scrivimi un commento. Sono sicuro che imparerai qualcosa di utile e interessante anche in questa lezione e noi ci vediamo molto presto. Ciao, buono studio!